preparato le ciambelle sfogliate. Belle, buone. Ma babbo, subito! No, quella no, io sto facendo vedere quella di... Ok. Di un tipo e questa è di un altro tipo. Ma l'hai presa per assaggiare quella? No. Oh, guarda bene, guarda la telecamera perché stai guardando solo giù. Si guarda solo il 12. Quello che si deve mangiare, no? Cosa ti porta la salvietta adesso o te le pulisci dopo? No, adesso, O fai... Adesso, no. Va bene, allora intrattieni gli amici di YouTube, racconta qualche barzelletta. Sì, io non ne so barzellette. Cosa facciamo? Bom 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 bom. Questo è ancora più buono, babbo. Tutto intero in bocca. Tanti bonbon piccoletti. Babbo, la consigli questa ricetta agli amici di YouTube? La consiglio al 100%. Fai il pollice pieno di Nutella. Pollice. Io sto mangiando tutto, sto mangiando. Fammi mangiare. Mi sembra più che giusto, ovvio. Guarda, prendendo pezzi anche dalla mia parte. C'è una parte, tu non stai mangiando, io mangio io. Certo, io sto parlando. Tu parli, io mangio. Sei pieno di Nutella, guarda. Tu parli, io mangio. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito! Ciao a tutti, come avrete potuto notare dall'introduzione di questo video, stavolta anche il mio babbo vi darà i suoi pareri sulla nuova ricetta che vi proporrò oggi. Ma non finisce qui perché ci vedrete e ci sentirete anche alla fine di questo video. E ora un bel suono originale per voi. Le ciambelle sfogliate ripiene di Nutella sono senza lievitazione, sono semplicissime da fare e super veloci, soprattutto da mangiare. Finiranno in un lampo, talmente sono buone. Perfette per chi desidera un dolce così, all'ultimo minuto. Ma avete visto che meraviglia? Io le ho fatte con la Nutella, ma voi siete liberissimi di farcirle come più vi piace, con marmellata, con crema pasticcera, con crema al pistacchio o al caffè. In qualsiasi modo saranno fantastiche. Ci occorreranno 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare che dovremo srotolare uno dopo l'altro, così sul piano di lavoro. Dopodiché prenderemo un coppa pasta del diametro di 8 cm e ricaveremo da ogni sfoglia 6 dischi che poi posizioneremo bene, ben distanziati fra loro, sempre sulla stessa carta da forno. I ritagli di sfoglia non buttiamoli, teniamoli da parte perché ci occorreranno per dopo e vi mostrerò anche come. Prendiamo una bocchetta larga di una sacca poche e creiamo giusto l'impronta al centro di ogni disco in modo tale da regolarci poi dove posizionare il ripieno. Mettiamo 2 cucchiai colmi di Nutella all'interno di una sacca poche e facciamo 2 giri al centro della sfoglia, così come vi sto mostrando in video, senza toccare il cerchio appena creato con la bocchetta e senza superare i bordi. In questo modo, quando andremo a posizionare l'altro disco sopra, aderirà bene e non ci saranno quindi problemi. Ecco, vedete, mettendo l'altro disco di sfoglia sopra e pigiando bene ma delicatamente con le dita, uscirà una ciambella perfetta. Pigiamo bene anche al centro. Una volta completati tutti, prendiamo la bocchetta che vi ho mostrato prima e stavolta creiamo proprio il buchetto al centro tipico delle ciambelle. Ma non sono adorabili, irresistibili.
Sbattiamo un uovo intero, come nel mio caso, oppure un tuorlo, come preferite quindi, all'interno di una ciotola e spennelliamo bene la superficie di ogni ciambella. Su 2 ho voluto creare una decorazione, diciamo, astratta con la Nutella e ho aggiunto un po' di granella di mandorle, mentre sulle altre un po' di granella di pistacchi e, se vi può piacere, anche un po' di granella di nocciole. Ed eccole prontissime per essere infornate, fantastiche. Le cuoceremo in forno già caldo a 180 gradi per 20 minuti circa. La superficie dovrà essere bella dorata. Io nel mio forno a gas le ho infornate a mezza altezza, quindi al centro, e le ho lasciate anche altri 5 minuti in più con lo sportello semiaperto e il forno spento, in modo tale che non perdessero il loro gonfiore. Ed ecco svelato il mistero dei ritagli di pasta conservati. Nel mentre che le ciambelle sono dentro il forno, ci occupiamo di creare dei dischetti più piccolini e sovrapposti fra loro, ricavati appunto dalla sfoglia avanzata con l'aiuto della bocchetta larga della sacca poche. In questo modo usciranno dei mini bonbon super sfogliati e super deliziosi. Li spennelliamo, mettiamo un ricciolo di Nutella al centro, un po' di granella di mandorle o anche di nocciole o di pistacchi, come preferite, e li trasferiamo nel frigo finché non andremo a sfornare ovviamente le ciambelle. Non li ho voluti infornare tutti assieme perché questi ovviamente cuociono prima. In 15 minuti li avrete già pronti alla stessa temperatura. Ed ecco le nostre super ciambelle pronte, che profumino si sente, sono veramente carinissime, oltre che buonissime e facilissime. Ma poi ne converrete con me che è bellissimo, perché con la pasta sfoglia vi potrete sbizzarrire e lasciare libero spazio alla vostra fantasia, creando quello che più vi piace. Ed ecco anche i mini bonbon, tipo come le ciliegie, uno tira l'altro, non riuscirete a fermarvi dal mangiarli. Infatti a casa mia non hanno visto la luce del giorno dopo. Ebbene sì. E fra poco capirete il perché. Vi lascio subito alla prova assaggio finale con il mio babbo e spero tantissimo che questa ricetta vi sia piaciuta. Un abbraccio a tutti voi. Eccoci, buongiorno. Buongiorno, ciao amici di YouTube. Ah, te sei tenuta a balneare, babbo. Con il caldo che sta facendo. Siamo tutte e due canottiera. Però subito non si tira indietro per gli assaggi, no, sono il primo pronto al traguardo. All'arrembaggio. Guardate un po'. Sei pronto per fare l'assaggio, babbo? Sì, Vi facciamo vedere anche l'interno, che ne ho già diviso una. Guardate che spettacolo. Sentite il profumo. Sentite il rumore. Che bella. Io ne prendo un pezzetto. All'interno. Ehi, guarda quanta Nutella ti sei preso, babbo. No, io l'ho presa se è aperta. Sì, perché è talmente sfogliata che perde pezzi. È friabile. Pronti? Via! Bisogna avvicinarsi al tavolo. No, vabbè. Babbo. Una poesia. Le stiamo assaggiando per la prima volta con voi adesso. Sì. Quindi il nostro entusiasmo è tutto pieno e completo e puro e genuino. Cioè è vero. No, vabbè, babbo, io sono estasiata. Una poesia, sì. Che buone, poi sono ancora tiepidine. Oggi prendiamo con queste. Buone, babbo. Anch'io. Ho fatto anche i bonbon. Sorridi che ci facciamo la foto col bonbon. Le sto masticando. No, vabbè. Provate questa ricetta perché sono buonissime. sono buonissime, sono semplicissime da fare, non c'è nessun tipo di stress. Vi mandiamo un grandissimo bacione
a tutti quanti e buone vacanze e buona estate a tutti quanti. Certo, perché siamo ancora in piena estate, quindi No. ecco, Babbo ci saluta così, con un altro bonbon. Ciao ciao amici. Ciao, ciao, Provate la amici ricettina. di YouTube. Mandatemi anche le foto. Un bacione a tutti voi. Ciao, ciao, ciao.